Cervinia si sviluppa tra i 2050 e i 3480 metri di quota, con il Matterhorn Glacier Paradise Piccolo Cervino, che ospita il punto panoramico più alto delle Alpi accessibile con impianti e una quota sciabile massima di circa 3480 metri. La possibilità di sciare per gran parte dell'anno, con aperture invernali molto estese e periodi estivi sul ghiacciaio, intervallati da brevi pause stagionali, rende questa località unica nel panorama italiano. Il collegamento con Zermatt in Svizzera estende il dominio sciabile a oltre 360 km di piste totali grazie al nuovo Matterhorn Alpine Crossing. Il Cervino domina ogni panorama, con la sua forma piramidale riconoscibile che compare da qualsiasi angolazione. La quota elevata garantisce neve affidabile da fine ottobre a inizio maggio, con la possibilità di sciare anche d'estate nei mesi di giugno a settembre sul ghiacciaio. Gli impianti aprono alle 8:30 e chiudono tra le 15 e le 16, con variazioni legate alla stagione, alla quota e alle condizioni di vento. Negli anni 30 Cervinia iniziò il suo sviluppo come destinazione alpinistica, con la prima cabinovia italiana installata nel 1939. Oggi è un resort premium frequentato da clientela internazionale, con prezzi e servizi che riflettono questo posizionamento. L'inaugurazione del collegamento funiviario continuo con la Svizzera nel 2023 ha trasformato Cervinia in un hub alpino globale. L'estate sul ghiacciaio attrae squadre nazionali di sci, che si allenano quando altrove è impossibile. L'aeroporto di Torino Caselle dista 2 ore, 140 km percorribili in autostrada, a 5 con uscita a Châtillon, poi 30 minuti di statale. Milano-Malpensa richiede 2 ore e 15 minuti per 180 km. L'aeroporto di Ginevra in Svizzera rappresenta un'opzione per chi arriva dall'estero, con 3 ore e mezza di viaggio. Il treno da Torino prevede cambio a Châtillon più bus che costa 7-9 euro e parte ogni ora, per un totale di 3 ore. Il comprensorio si divide in 3 settori. Cime Bianche Laghi offre 25 piste che sviluppano 50 km, prevalentemente blu e rosse con tracciati larghi e curatissimi. L'esposizione favorisce gli sciatori intermedi che cercano progressione su terreni gestibili. Plan Maison Plateau Rosa raggiunge i 3480 metri e sviluppa piste sul ghiacciaio con neve garantita per gran parte dell'anno. Il collegamento con Zermatt richiede la carta d'identità valida per l'espatrio per attraversare il confine. I panorami a questa quota sono infiniti, con cime che superano i 4000 metri visibili in ogni direzione. Val Tournanche scende verso valle con 10 piste che coprono 30 km, prevalentemente rosse e nere tecniche che attraversano il bosco. Questo settore è meno affollato e offre un cambio di paesaggio rispetto all'alta quota. Il collegamento con Zermatt richiede circa 60-70 minuti per raggiungere il paese svizzero con gli impianti, grazie al nuovo Matterhorn Alpine Crossing, e necessita dello Ski Pass internazionale che aggiunge circa 37 euro al costo base. La Svizzera estende il dominio sciabile con 200 km addizionali, ma i prezzi dei ristoranti sono molto più alti rispetto all'Italia, passando da 30 a 60-80 euro per un pranzo. L'Aventina è una pista rossa lunga 11 km con 1400 metri di dislivello e traversi spettacolari che richiedono controllo continuo. Il Lago Blu è una rossa tecnica di 3 km spesso ghiacciata. La Bontadini sviluppa 2 km con pendenze sostenute e neve sempre perfetta. Per gli intermedi la pista Cervino copre 7 km con vista continua sulla montagna, simbolo della località. Il campetto offre 3 km di blu larga ideale per la progressione. La Theodule è una rossa veloce di 4 km sempre soleggiata. I principianti trovano spazio a Plan Maison con diverse piste blu a 3000 metri di quota. La creta scende per 3 km attraverso il bosco protetto. La Baby Cervinia offre 1 chilometro di area dedicata vicino al paese. Il fuoripista richiede guide alpine che accompagnano sui canali delle cime bianche per 400-500 euro a giornata per gruppi di 4 persone. La Goba di Rollen è un itinerario segnalato ma non battuto che permette di assaggiare la neve fresca in sicurezza.
Lo ski pass giornaliero per Cervinia costa 67 euro in bassa stagione e 75 in alta. Lo ski pass internazionale, che include Zermatt, sale a circa 103 euro. Il pacchetto 6 giorni Cervinia costa 400 euro, quello internazionale circa 600 euro. I bambini sotto gli 8 anni sciano gratis, gli over 65 hanno sconti variabili. L'acquisto online è fortemente consigliato per evitare sovrapprezzi alle casse. Il noleggio completo in paese costa 40-50 euro al giorno. La scuola sci Cervino offre lezioni individuali a 60 euro e collettive a 50. Il noleggio snowboard va da 40 a 55 euro. Prenotare attraverso i siti ufficiali garantisce sconti online. In quota, lo Chalet Étoile a 3000 metri è un ristorante di fama mondiale dove si spendono 50-80 euro per un'esperienza gastronomica ad alta quota. Il Bontadini serve cucina valdostana per 30-40 euro con terrazza soleggiata. In paese, Le Neige d'Antin propone cucina tradizionale valdostana per 70-90 euro in ambiente con camino. La fonduta con formaggio fuso e pane è il piatto valdostano classico. La carbonada è uno spezzatino al vino rosso. La polenta concia con fontina accompagna molti secondi. Il caffè valdostano con grappa, caffè e panna costa 10 euro ed è il rituale del dopo pranzo. L'Hermitage è un 5 stelle con spa e ristorante pluripremiato che chiede 500.000 euro a notte. L'Excelsior Planet in centro offre eleganza a 4 stelle superior a 300-600 euro. Il Bucaneve combina charme e camino per 250-400 euro. Tra le strutture medie il Punta Maquignaz 3 stelle a gestione familiare costa 150-250 euro con ottima colazione. Lo Stambecco, semplice e pulito, applica tariffe di 120-200 euro. Il Breithorn in centro con bar storico chiede 130-220 euro. Per la ricerca di alloggi, i punti di riferimento sono i portali booking.com e il sito ufficiale cervinia.it. In alta stagione, un bilocale per 4 persone ha un costo che oscilla tra i 1.000 e i 1.800 euro a settimana, mentre per una camera doppia la tariffa media è di 150-200 euro a notte. La scelta della zona cambia radicalmente l'esperienza del soggiorno. Centro Cervinia è la soluzione top per chi cerca la massima comodità, con gli impianti di risalita e i servizi raggiungibili comodamente a piedi. Zona Lago Blu, situata poco prima del paese, offre soluzioni più economiche. Il risparmio è garantito, ma è necessario utilizzare la navetta locale che collega la zona al centro in circa 10 minuti. Val Thornanche. Soggiornare qui, più a valle, permette di immergersi in un'atmosfera più autentica e di godere di prezzi ridotti del 20% rispetto a Cervinia. Bisogna però considerare i tempi logistici. Sono necessari circa 15 minuti di risalita, con la telecabina che parte dal paese per raggiungere il cuore del comprensorio e i collegamenti principali. Per chi cerca l'adrenalina massima, l'heliski è praticabile sul versante italiano attraverso guide autorizzate, ma è sul versante svizzero che questa attività trova la sua massima espressione. Un'esperienza di volo e discesa tra i ghiacciai di Zermatt parte da circa 700-800 euro a persona, offrendo panorami e tracciati che restano impressi per la vita. Lo sci alpinismo sul Breithorn, che raggiunge i 4.164 metri, richiede guida a 400 euro. Le ciaspole si noleggiano a 15 euro per esplorare sentieri segnati. Le spa degli hotel offrono massaggi e piscine con ingressi giornalieri di 60-90 euro. Lo Yeti Bar è il locale storico dove birra e patatine accompagnano il pomeriggio dalle 16. L'Etoile serve aperitivi chic con champagne e vista panoramica. Il Dragon Pub in stile irlandese offre Guinness e schermi per lo sport. Cervinia funziona per sciatori di livello medio buono che apprezzano le rosse lunghe ad alta quota. Gli amanti della neve sicura trovano nel ghiacciaio garanzia assoluta. La clientela internazionale crea un'atmosfera cosmopolita. I fotografi trovano nel Cervino un soggetto presente in ogni inquadratura. Chi vuole sciare d'estate ha l'unica possibilità italiana.
Risulta meno adatto ai principianti puri per la scarsità di piste verdi e l'altitudine elevata. Il budget deve essere consistente perché i prezzi hanno subito rincari importanti. Chi soffre il freddo deve considerare temperature di meno 20 gradi a gennaio. Le famiglie con bambini piccoli trovano la quota alta impegnativa e meno servizi baby rispetto ad altre località. Gennaio e febbraio offrono la neve migliore ma temperature di meno 15-20 gradi. Marzo rappresenta il periodo ideale con clima mite e giornate lunghe. Aprile e maggio permettono sci primaverile. L'estate da giugno a settembre apre il ghiacciaio per sci mattutino a prezzi comunque elevati. Il periodo Natale, Capodanno vede i prezzi triplicare. Portare un documento di identità valido è obbligatorio per attraversare il confine verso Zermatt. Vestirsi molto caldi è essenziale perché la quota alta amplifica il freddo. La crema solare 50+ va applicata ogni 2 ore. Gli occhiali categoria 4 sono necessari sul ghiacciaio per evitare abbagliamenti. La giornata a Zermatt va pianificata con lo ski pass internazionale e almeno 2 ore di tempo tra spostamenti e attese. L'app Cervino Ski Area fornisce mappe, meteo e webcam. Il mal di montagna oltre i 3400 metri può colpire, causando nausea e mal di testa. In questo caso bisogna scendere immediatamente. Gli impianti in alta quota chiudono frequentemente per vento forte, quindi serve un piano alternativo. I prezzi in Svizzera sono molto più elevati rispetto all'Italia, conviene portare un panino. I parcheggi sono limitati, meglio prenotare hotel con garage incluso. Cervinia rappresenta la scelta per chi cerca quota estrema, neve garantita tutto l'anno, possibilità di sciare in 2 nazioni e un'atmosfera elegante con il Cervino come sfondo costante. La quota elevata e i panorami infiniti creano un'esperienza alpina che poche località possono offrire.